Ciao, parliamo della Snyder's Cut di Justice League? Ok, la recensione l'hanno ormai fatta tutti, a me però piace fare le cose con calma e prima di fare la recensione mi sono visto la Snyder's Cut 2 volte, poi mi sono rivisto la versione teatrale, L'Uomo de Ferro e Batman fa pizze con Superman. Perché questa Snyder's Cut mi ha chiarito molte cose sulla direzione che Zack Snyder aveva per l'universo DC e mi ha anche aiutato a rivalutare un po' tutto questo ambaradan di film. Ok, attenzione però che ci saranno spoilers. Se non avete visto il film e non volete che il nuovo contenuto vi venga spoilerato, andatelo a guardare perché merita. TLDR non è un capolavoro, ma è sicuramente piacevole e una buona visione per ogni fan e nerd. 7 su 10 ti fa davvero sentire come Zack Snyder. Ok, 4 ore di film e volano via che ti sembra sia durato solo 2 ore. Direi che è un buon inizio e ci sono alcune cose che mi sono veramente piaciute di questa versione. Ad esempio, Wonder Woman spacca e questo film è una perfetta dimostrazione del potere dell'editing video. Uno dei primi grossi cambiamenti di ritmo del film lo si ottiene proprio con l'introduzione di Wonder Woman al 19° minuto ed è fantastico. La scena si svolge più o meno nello stesso modo in entrambe le versioni, ma quella della Snyder's Cut sembra la versione non censurata e in effetti forse anche troppo, ma ne parlerò più avanti. In generale però questo miglioramento del personaggio prosegue per tutto il film, tanto che per me lei insieme a Cyborg sono i personaggi che hanno un maggiore cambiamento nel film. Onestamente Wonder Woman nella release teatrale mi ha fatto schifo, sembrava una figura messa lì solo per fornire facili inquadrature del culo. Nella Snyder's Cut invece diventa cazzuta e fonte di ispirazione, esattamente come Wonder Woman dovrebbe essere. Ho preparato un piccolo montaggio per esemplificare le mie impressioni del personaggio in entrambi i film. Guardiamolo insieme. Can I be like you someday? You can be anything you want to be. Ok, continuiamo con il fatto che tutti i protagonisti sono stati potenziati e sono meno inutili. Questa era un'altra delle mie principali lamentele della versione teatrale, dove sembrava di guardare una partita di Quidditch. Sì, tutti i giocatori volano in giro per lo stadio, fanno cose, segnano gol, ma è tutto inutile, perché poi Harry Potter si sveglia, acchiappa il boccino e vince la partita. Justice League teatrale, stessa cosa. Tutti fanno qualcosa, ma prendono solo pizza in faccia a Steppenwolf. Poi arriva Superman che vince la partita. L'unico contributo rilevante degli altri per tutto il film è stato farlo risorgere. Non ci siamo. Nella Snyder's Cut invece tutti i membri sono più bilanciati. Sì, alla fine prendono comunque pizza in faccia a Steppenwolf e Superman rimane comunque ad un altro livello. Ma per come si svolgono le scene di combattimento, alla fine Superman non vince per loro, ma contribuisce aggiungendo la forza degli altri personaggi, che pur in svantaggio, almeno in questo film, si fanno valere. Flash è forse il personaggio più potente del gruppo, più o meno come dovrebbe effettivamente essere. E l'unica cosa che lo trattiene è il fatto di essere forse il membro più inesperto del team. Alla fine ti dà l'impressione che con più cattiveria ed esperienza si sarebbe pure potuto fare un giro con Superman. Ed è tutto un ottimo setup per un film standalone su Flash che mi piacerebbe molto vedere realizzato, con alcune riserve. Perché il miglioramento del personaggio è fatto su 2 step principali. Uno è meno scemo. È anche in questa release il personaggio più easy e più comico, ma non è un idiota come nella versione teatrale. 2, grazie ai suoi poteri, riesce a controllare / viaggiare nel tempo e non è solo un accenno, ma una componente chiave della Snyder's Cut.
E sì, è in linea con i poteri di Flash anche nei fumetti, ma non vorrei poi che il viaggio nel tempo diventasse il punto cardine su cui poi basare un film a lui dedicato, soprattutto in luce del fatto che la Snyder's Cut sembra puntare molto su un eventuale Flashpoint che, per chi non lo sapesse, è tra gli eventi dell'universo DC che vanno a resettare completamente tutto il loro universo e personaggi, e sono provocati appunto da Flash viaggiando nel tempo. Quello che vorrei vedere è sì un Flashpoint, ma dove poi Flash flexa anche l'essere enormemente più veloce di Superman e Wonder Woman, non soltanto per viaggiare nel tempo, e far percepire anche il perché Barry Allen di solito non sfrutta al massimo i suoi poteri. E le premesse per tutto questo nella Snyder's Cut ci sono. Wonder Woman, come ho già detto, è decisamente più forte, ma non penso comunque che le abbiano reso giustizia da questo punto di vista, anche perché sembra anche depotenziata rispetto a quanto già visto in Batman v Superman, e mi piacerebbe finalmente vedere sul grande schermo una Wonder Woman come nei fumetti, che è più o meno agli stessi livelli di Superman. Purtroppo in questo film, se fosse stato così, sarebbero saltate tutte le premesse sulla necessità di far risorgere Superman, e quindi amen. In ogni caso, grande Wonder Woman. Cyborg. Parliamo di Cyborg, che è quello che veramente ha ricevuto il trattamento deluxe nella Snyder's Cut. E attenzione, assolutamente meritato, non mi sto lamentando. Anzitutto Cyborg esiste in questo film. Nella versione teatrale era un personaggio assolutamente inutile, tanto che lo avrebbero pure potuto rimuovere senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Qui invece è un vero membro del team. Il personaggio ha un retroscena ed è comunque potente anche da solo. Ecco, nella versione teatrale sembrava più il personaggio stile nerd hacker sfigato che si vede nei filmoni dei maschioni alfa, no? Quello che è rilevante solo per i 2 secondi nella scena dove dice "sono dentro". Amen. Nella Snyder's Cut invece non solo ti hackera, ma poi ti spacca pure. Booyah. Gli altri protagonisti non hanno subito un così grosso cambiamento, lo definirei più un rifinimento e miglioria. Sono state rimosse molte battutine inutili e un paio di scene di screzi tra i protagonisti, tipo tra Batman e Aquaman, o tra Batman e Wonder Woman, o tra Batman e Batman, che alla fine non contribuivano nulla al film. Batman finalmente non è più trattato come lo sfigato del gruppo, ma è un po' più Batman e anni luce meglio rispetto alla versione teatrale. Però secondo me ancora non ci siamo e ne parlerò più avanti. Aquaman è un po' più definito come personaggio, con alcune piccole scene aggiuntive che si collegano meglio con il suo film standalone. Avrei preferito anche una riduzione dell'ormone verso Jason Momoa, con una scena che è un po' al limite del cringe aggiunta proprio nella Snyder's Cut, ma ok. Tra l'altro in 4 ore di film trovo che questa sia l'unica vera scena che ritengo assolutamente inutile. Superman è quasi invariato, per cui non c'è molto da dire. È un po' più serio, sono state rimosse alcune linee di dialogo abbastanza stupide, veste Total Black che è figo e in linea con il fumetto della rinascita di Superman, ma soprattutto non ha più la bocca gommosa, e quindi direi ottimo. Parliamo però di Injustice, ovvero quando Superman si incazza. Sottotitolo: come Zack Snyder mi sta facendo rivalutare Man of Steel facendo fanservice. Injustice, Gods Among Us, è una serie che personalmente adoro. Per chi non la conoscesse, Injustice è una storia inizialmente ideata come background del videogioco omonimo della NetherRealm, quelli di Mortal Kombat, ma che in realtà vive splendidamente come serie autonoma. Senza spoilerare troppo, la sinossi della storia è che, dopo la morte di Lois Lane, Superman perde la brocca e decide che i cattivi non vanno più arrestati e basta, ma fatti secchi sul colpo. Diciamo che è un Kingdom Come all'incontrario. È un po' un cliché fumettistico, no? Inizia applicando la violenza con buone intenzioni, ma ricade in una spirale che continua a richiedere sempre più violenza, e alla fine ci si trova con Superman che diventa il dittatore del pianeta.
Ecco, la serie ha alti e bassi e, anche se poco fa ho citato Kingdom Come, lungi dal paragonarla a quel capolavoro. Tra i pregi di Injustice però ce n'è uno in particolare. Superman in questa serie non ha filtri. È un Superman cattivo che usa tutto quello che ha a disposizione per imporre la sua volontà. Facciamo i discorsi a nerd tipo Goku contro Superman, chissà chi vince se non si trattengono, eccetera. Ecco, nell'universo di Injustice, Darkseid invade l'intero pianeta Terra con milioni di parademoni. E a quel punto Superman decide che non si può più trattenere. Vola in cielo e in un istante essenzialmente polverizza milioni degli alieni invasori sparsi per tutto il mondo. Ecco, tutto questo si ricollega alla Snyder's Cut tramite la visione di Batman del futuro in Batman v Superman e con una scena aggiuntiva girata apposta per questa nuova release dove si intravede un futuro molto simile a quello che è Injustice, anche se con alcune differenze, e comunque catalizzato dalla morte di Lois Lane. Tutto questo è un setup molto interessante per quelli che potrebbero essere seguiti a questo film e che ha anche le potenzialità per scivolare in un Flashpoint, in un film dedicato a Flash, come dicevo prima. Come ho accennato, questo allineamento verso l'universo di Injustice mi ha anche fatto rivalutare Man of Steel, perché tra i tanti difetti di quel film, la cosa che proprio non mi andava giù è che alla fine Superman ammazza Zod. E la vera essenza del Superman tradizionale è proprio che non può ammazzare, perché altrimenti diventa una figura terrificante. Un po' come succede per Homelander in The Boys, no? Ecco, invece, se inquadriamo l'universo DC di Snyder come quello che sfocia in un simile Injustice, allora le cose iniziano a tornare un po' di più. Mi torna di più anche la figura del padre di Clark Kent, ad esempio, che presa a sé nella visione del Superman tradizionale proprio non funzionava, e invece così inizia a dare un senso a tutto il percorso che potrebbe seguire Superman nei prossimi film, sempre se ci saranno. Riguardando i film, poi, con l'idea dell'universo di Injustice, effettivamente trovo molti riscontri nelle situazioni e nei dialoghi, per cui ho l'impressione che Snyder avesse un'idea ben precisa di dove volesse condurre tutta la storia, ma che sia stata male pubblicizzata e male interpretata da tutti, me incluso, perché ci aspettavamo film diversi, più leggeri e autoconclusivi, mentre Injustice è una storia cupa e matura e molto violenta in relazione agli standard fumettistici. Ma soprattutto è una storia lunga che spanna molti anni con molte release. Ma ormai il danno è fatto perché la percezione del pubblico è che Man of Steel e Batman v Superman non siano un granché, che in parte comunque è vero. E non so se a Snyder verrà lasciata la libertà creativa per portare avanti questo universo in questa direzione, soprattutto considerando che Ben Affleck e Henry Cavill sono stati dimessi dal ruolo. Ma Flash potrebbe salvare tutti, ad esempio con un bel Flashpoint, dove si resetta tutto e si esce dal filone Injustice con personaggi cambiati e quindi nuovi attori e la libertà di avere una Justice League un po' meno cupa. Tra l'altro questa soluzione permette anche di mantenere Gal Gadot come Wonder Woman e Ezra Miller come Flash, cambiando solo gli attori per Batman, Superman e se necessario per Cyborg. Perché uno, Flash è quello che viaggia nel tempo e quindi quello che non subisce modifiche. 2, Wonder Woman ha 5.000 anni, quindi se reboot lo fai adottando il cliché del Butterfly Effect, non hai bisogno di mandare Flash indietro alle origini dell'universo in modo da stravolgere tutto. Zack, chiamami che ne parliamo. E veniamo a Steppenwolf e soprattutto Darkseid, ovvero la misura di un eroe sono i suoi nemici. Questo è un argomento complesso da affrontare. Per me, una delle cose più deboli della versione teatrale, che contribuiva a rovinare completamente tutti gli altri aspetti del film, era proprio il villain, Steppenwolf, che faceva acqua sotto ogni punto di vista. Prendiamolo facendo finta di non sapere assolutamente nulla dei fumetti di sé. Steppenwolf, come cattivone del film originale, faceva comunque pena. In 2 ore di film non ha spessore, nessun motivo particolare per il suo essere lì, se non il sono cattivo e voglio conquistare la Terra. Ok,
È un film che deve gestire molti personaggi e non mi aspetto che abbia uno spessore da dramma shakespeariano, ma è il motivo per cui il film esiste, per cui Batman mette insieme la Justice League e per cui fanno risorgere Superman. Rendimelo almeno un personaggio interessante. E invece no. Dal punto di vista di un fan dei fumetti è ancora peggio, non solo per i motivi di cui ho appena parlato, ma perché sappiamo che lui è soltanto un sottoposto di Darkseid, non è il vero cattivo. E quindi ci troviamo 2 ore di film in cui uno che dovrebbe essere sconfitto nella prima mezz'ora per poi lasciare spazio al vero cattivo, invece spazzola al pavimento con tutti i nostri eroi, dall'inizio alla fine. Esattamente il motivo per cui vado al cinema a vedere un film di supereroi. No. Ed ecco che arriva la Snyder's Cut, dove anzitutto Darkseid è presente, ed è lui la vera forza malvagia che muove tutto dietro le quinte. E Steppenwolf ha uno spessore. Conquista pianeti per redimersi agli occhi di Darkseid, che lo ha esiliato. C'è una scena aggiuntiva di pochi minuti dove questo viene spiegato, ma non è poi approfondito in dettaglio, e va bene così, mi basta. Non è Shakespeare, ma almeno non è una silhouette di cartone. Dà un motivo al personaggio e un qualcosa per cui lui stesso sta lottando. A questo si unisce anche il fatto che, come dicevo prima, tutti i membri della Justice League sono più potenti e quindi sì, da soli sono comunque in svantaggio contro Steppenwolf, ma lo combattono e lui incassa colpi. Nella versione teatrale, invece, annientava assolutamente chiunque tranne Superman. E questo dettaglio contribuisce molto a rendere il senso di squadra che dicevo prima. Nel combattimento finale, prima che arrivasse Superman, comunque Wonder Woman e Aquaman stavano effettivamente combattendo, seppur in svantaggio, e l'arrivo di Superman ha aggiunto quello che mancava per vincere. Ultimo dettaglio, Steppenwolf è stato completamente ridisegnato. Il vecchio design non era un granché e sicuramente il nuovo design è migliore, anche se non trovo che alla fine contribuisca più di tanto a migliorare il personaggio, ma è comunque qualcosa in più che male non fa. Ecco, questi sono i punti che secondo me contribuiscono in assoluto a rendere migliore il film. Però ci sono anche delle cose di questa nuova versione che invece non mi sono piaciute o non mi hanno convinto. Prima di tutto, Darkseid, Steppenwolf e l'equazione antivita. Sì, ho appena detto che mi sono piaciuti e che sono uno dei motivi per cui il film funziona meglio. Allo stesso tempo, però, è stata una delusione, perché da fan dei fumetti, di Steppenwolf non mi frega così tanto. Voglio vedere Superman che fa pizze con Darkseid. E non c'è. Darkseid in questo film è sempre dietro le quinte. C'è un'unica scena in cui combatte, migliaia di anni prima, contro i vecchi dei, le Amazzoni, eccetera, che nel film originale era interpretata da Steppenwolf, e ora c'è Darkseid. Ma viene sconfitto subito e anche brutalmente, non ha quell'impatto che mi fa capire quanto sia pericoloso. E dai, non mi puoi introdurre una mega divinità cosmica, uno dei più grandi villain dell'universo DC, e poi farlo a fette dopo 5 minuti. La cosa assurda è che nella versione teatrale, in questa stessa scena, Steppenwolf veniva sconfitto meno brutalmente. La sua era quasi più una ritirata strategica che un salvarsi le penne, e così funzionava meglio. Come dicevo nella Snyder's Cut, Steppenwolf cerca di redimersi agli occhi di Darkseid, ma i motivi sono appena accennati. A questo punto potevano lasciare la scena della conquista così com'era, con Steppenwolf e non Darkseid, e rendere quello il motivo per cui Steppenwolf cerca redenzione, conquistare un pianeta dove millenni prima aveva fallito, e dove c'è la cazzo di equazione antivita. Ecco perché una delle cose che mi ha fatto proprio rollare gli occhi nelle orbite è la scoperta dell'equazione antivita. Si svolge così. Millenni prima Darkseid cerca di conquistare la Terra perché ha scoperto che è dove si trova l'equazione antivita che lui cerca da sempre e gli permetterebbe di conquistare l'intero universo. Ma viene affettato dai vecchi dei, per cui scappa lasciandosi dietro le scatole madri che rimangono dormienti per millenni custodite dalle Amazzoni, Atlantide, gli uomini, gli elfi e nani. E apparentemente si dimentica di salvare la posizione del pianeta sul GPS, per cui non sa più su quale pianeta si trovi l'equazione. La morte di Superman fa svegliare le scatoline
che sanno che ora sulla Terra non c'è più nessuno in grado di opporsi alla conquista e chiamano Steppenwolf. Steppenwolf prende le scatoline e queste gli danno una visione dell'equazione antivita emersa durante la battaglia di Darkseid, per cui lo riferisce a Darkseid e Darkseid dice: «Marò, ecco dove l'avevo messa, bravo Guagliò, tu prepara la stanza degli ospiti che tra poco arrivo io». Ok, a questo punto del film ero gasatissimo perché nella mia testa mi aspettavo che nelle 4 ore ad un certo punto arrivasse Darkseid e diventasse lui il nemico da sconfiggere. E invece no. Il resto del film, seppur con le dovute differenze, si svolge nella stessa maniera della versione teatrale, con Darkseid che non arriva mai, ma che arriverà prima o poi in qualche altro film. E le 2 ore aggiuntive, ecco un altro difetto. Sono 2 ore di bug fix. Sicuramente questa è una critica molto soggettiva e, come ho già detto, i contenuti aggiuntivi della Snyder's Cut sono un pregio e quello che effettivamente rende migliore il film. Ci sono i retroscena dei protagonisti, le motivazioni del cattivo, le scene di combattimento notevolmente espanse per far sì che i protagonisti effettivamente facciano qualcosa, e delle scene aggiuntive dopo la fine della storia principale. Ma alla fine il film è lo stesso e si svolge seguendo la stessa struttura base. Le scatole madri si svegliano, arriva Steppenwolf, Batman forma la Justice League, fanno risorgere Superman, sconfiggono Steppenwolf. Punto. Cosa c'è di male? Beh, probabilmente mi aspettavo troppo, ma sapendo che la Snyder's Cut sarebbe stata lunga al doppio della versione teatrale e che ci sarebbe stato Darkseid, quello che mi aspettavo era un film con uno Steppenwolf molto tagliato, eliminato magari dopo 1 ora e mezza, in modo da lasciare comunque spazio ad approfondimenti sui protagonisti e all'arrivo di Darkseid. Invece no, è lo stesso film, e per quanto si possano aggiungere scene di approfondimento e migliorare tramite editing quelle originali, di base Justice League era un film mediocre e non ne puoi tirare fuori un capolavoro lasciando la struttura di base inalterata. Con questo non voglio dire che la Snyder's Cut sia un brutto film, assolutamente è un bel film e dura 4 ore, ma ha un pacing talmente studiato bene da non fartene quasi rendere conto, e non è poco. Allo stesso tempo però non ti lascia sazio, ma con la voglia di qualcosa di più, che detta così potrebbe sembrare un pregio finché non ci pensi bene e capisci che il motivo per cui vuoi di più non è dovuto a tutte le promesse che mette in piedi per il futuro, ma quello che ancora manca in questo film, nonostante tutti gli extra. Torniamo su Cyborg, che è un altro punto a favore e allo stesso tempo a sfavore. Mettiamola così. Cyborg è il personaggio a cui la nuova versione del film ha reso più giustizia, ma lo ha fatto in un modo un po' cliché, e ci sono 2 punti in particolare che non mi sono piaciuti. Anzitutto il montaggio dove vengono introdotti i poteri di Cyborg e un po' la sua personalità. Di per sé è efficace, ma è un po' confuso sui tempi. C'è Cyborg che ascolta la registrazione del padre, ma nel mentre ha questi tagli tra lui che naviga il cyberspazio, impara a volare, hackera il conto di una signora per darle più soldi e poi lo vediamo in strada che guarda la scena, quindi torniamo a casa mentre è ancora lì che ascolta il nastro. Queste cose, quando sono successe, prima, mentre, dopo, ma soprattutto quello che mi ha un po' estraniato da questa scena è la rappresentazione dei suoi cyberpoteri e del cyberspazio. E faccio fatica a descriverla. Sembra di guardare un film degli anni '80 dove cercano in qualche modo di rappresentare il concetto di cyberspazio in un periodo dove l'informatica e internet sono cose sconosciute da tutti. Ma nel 2021 è possibile che se vogliamo rappresentare un'entità cibernetica che sta esplorando ad esempio i sistemi bancari, non si trova nessun modo migliore di rappresentarli che mostrando Wall Street con toro e orso che combattono, che sono la rappresentazione standard del rialzo e ribasso del mercato. Non è che la scena sia brutta in quanto tale, è che mi piacerebbe vedere Hollywood uscire da questo concetto romanzato di hacker visivo e iniziare a dare un po' più di fiducia al pubblico. Anche quando viene introdotto Cyborg per la prima volta, mi è venuto da ridere, con Wonder Woman che se ne esce con «È organico con parti meccaniche. È un cyborg!»
Ma dai, non avevo mai sentito questo termine prima d'ora in vita mia, e sicuramente è un termine sconosciuto a tutto il pubblico di nerd che si mettono a guardare un recap di 4 ore di un film sui supereroi. Infine, veniamo a Batman, ed è anche questo un argomento difficile. Di base, il Batman di Snyder ha il look giusto, praticamente un omaggio al Batman di Miller in The Dark Knight Returns, un po' più giovane e meno provato, altrimenti farebbe fatica a stare dietro al resto del team, ma la base è quella. Però quello che proprio non riesce a farmelo piacere è che gli manca quell'elemento di strategia e intelligenza tipico di Batman, che poi è quello che caratterizza maggiormente il personaggio. Qui voglio proprio ignorare la versione teatrale, dove Batman era stato distrutto e assolutamente snaturato per lasciare spazio a battutine ridicole, e faccio riferimento solo alla versione di Snyder, prima con Batman v Superman e ora con la Snyder's Cut. È vero che in questa nuova versione della Justice League, come ho già detto, anche Batman è stato migliorato e non poco. Ora è meglio inquadrato nella parte del leader del gruppo e anche nei combattimenti si fa più valere. Però si ferma lì. Nei combattimenti, finita la parte dove tira pugni e non ha più gadget a disposizione, essenzialmente è uno qualunque solo vestito da pipistrello. Mentre il Batman classico a quel punto invece svanirebbe nell'ombra per poi sbucare fuori all'improvviso con il suo piano segreto che salva tutti. Che poi, classico tra virgolette, perché anche il Batman di Miller, per quanto più fisico e violento, vince grazie alla strategia. E se quello che ho appena detto non rende l'idea di come Batman sia valorizzato nei film di Snyder, mi basta prendere una singola scena del film per validare l'intero discorso. Hai presente quando nei film Marvel hanno la scena clou con il o i protagonisti tutti belli allineati per l'action shot che li caratterizza? Ecco, vediamo la scena in Justice League. Sono tutti lì in posa e Batman è una cazzo di macchina. Devo aggiungere altro? Ok, credo di aver riassunto un po' i principali punti positivi e negativi del film. Ovviamente ci sono tante altre cose che si potrebbero dire, sia buone che cattive, ma trovo che alla fine siano più dettagli che non influiscono così tanto sull'idea complessiva del film. Ad esempio, il montaggio e la CGI di diverse scene non sono un granché, ma una migliore qualità non avrebbe cambiato nulla di come ho percepito quelle scene. La scena finale con Joker invece mi è piaciuta, ma non è solo quella parte che mi ha colpito, quanto la scena in sé e tutto il collegamento con Injustice di cui ho parlato nei punti positivi. Nel complesso, la Snyder's Cut per me è riuscita bene e soprattutto è riuscita a rendere giustizia ai personaggi, non solo come miglioramento della versione teatrale, ma come film a sé. Ecco perché, se consideriamo la Snyder Cut in rapporto con la versione teatrale, allora 10 su 10 è un altro pianeta. Però non consideriamo proprio la versione teatrale e consideriamo questa versione il film sulla Justice League. In quanto tale è difficile dare un voto imparziale. Le scene di combattimento sono ottime, la costruzione dei personaggi è buona, considerando che anche con 4 ore è difficile presentare e gestire così tanti personaggi e le loro meccaniche, e soprattutto trovo che sia stata data una tirata alle redini a tutta la storia costruita fino a quel momento, che appunto mi ha fatto anche rivalutare in parte Man of Steel e Batman v Superman. Però la storia principale del film rimane comunque mediocre e rimangono grossi difetti. E poi è un film di 4 ore. Per me personalmente non è un problema, poteva anche durarne 6, però 4 ore di film sono difficili da digerire per chi non è un fan di questo tipo di film, e alla fine mi ha lasciato comunque insoddisfatto, come un pasto lasciato a metà. E per questo, per me, la Snyder's Cut è da 7 su 10. E aggiungo che è a malincuore, ma per me i Marvel Infinity War e Endgame sono film da 9 su 10 e sono enormemente migliori di Justice League, per cui dargli un voto più alto sarebbe portarlo troppo vicino a questi due film, e non è giustificato. Preciso, ovviamente questi voti sono relativi nel genere supereroi, non parlo di cinema in termini assoluti,
meglio specificare prima che qualcuno venga triggerato da una recensione su YouTube. Bene, se siete giunti fino a qui, grazie. Spero che il video vi sia piaciuto. E voi, cosa ne pensate di questa Snyder's Cut? Lasciatemi un messaggio qui sotto con i vostri commenti e soprattutto non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al canale in modo da supportarvi. Ciao e alla prossima!